Hi, good morning. This is Lilo, sales manager from Magma. Today we are in our showroom. We want to show you our new model of briquetting machine. This is the Briquet Line 01. This is one of the machines what Magma creates in order to make some briquettes in different materials. So it's possible to do many different materials for customers. So in this case we are using aluminum. Before we go to the details of this machine, I would like to represent you our product manager what have made the project of this line. So this is Mr. Silvio Ria. My best wishes for this line and all the compliments from my side. I would like to ask you some questions. What is the idea of this machine? Could you explain us some features of this machine? Questo impianto nasce dall'esigenza di alcuni clienti, più macchine produttive, quindi più frese, più torni nella propria azienda, che producono piccole quantità di truciolo e quindi non giustificano l'assemblaggio di una sola macchina a bordo di un tornio, ma vogliono scaricare più macchine nello stesso contenitore. E quindi ho immaginato la richiesta, come in questo caso, di un'azienda che ha 10 torni di piccole quantità che scaricano tutto in questo contenitore. Andando a scaricare nel contenitore nasce il primo problema di questa gestione di questo impianto. Il primo problemino da parte di chi lo utilizza, che abbiamo brillantemente risolto mettendo dei sensori e dei segnalatori luminosi per indicare quando poter scaricare il materiale, che la vasca è vuota, o quando non poter scaricare perché si accenderà una luce rossa che indicherà che il contenitore è fermo e vuoto, e una verde che vuol dire che puoi mettere materiale. La prima cosa che succede in questa fase è che il contenitore che arriva già ha molta acqua depositata sul fondo per effetto di una decantazione, mettiamo, notturna, quindi è stato fermo per parecchio tempo. Quindi quando il muletto scarica subito ci sarà abbondante acqua che esce, o potrebbe essere olio, in genere è chiamato liquido refrigerante in generale, che rappresenta acqua, olio, quello che sia. Questo liquido refrigerante verrà subito raccolto da questa prima pompa che si vede immediatamente, e questa pompa provvederà a portare il primo liquido direttamente al serbatoio di stoccaggio e di raccolta momentaneo. I see there's some vibrating hopper over there. C'è una tramoggia vibrante che serve appunto per facilitare il deflusso del truciolo sul nastro trasportatore. Senza di questo accessorio il truciolo resterebbe fermo e non andrebbe a finire sul nastro, quindi serve proprio per facilitare che il truciolo venga ad alimentare il nastro. A questo punto il nastro trasportatore inizia a trasportare il materiale nella tramoggia della macchina, la quale a sua volta è dotata di una tramoggia vibrante anche lei. Questo perché tutti i materiali in genere tendono ad impaccarsi e non facilitano la fuoriuscita e l'alimentazione della macchina, e quindi c'è bisogno comunque di un aiuto, di una vibrazione per facilitare l'alimentazione della macchina. Anche su questa macchina abbiamo un sensore a ultrasuoni che chiameremo misuratore di livello, che in pratica misura la quantità di materiale che è nella tramoggia, ed è lui che comanda in automatico tutto il sistema. Anche in questa fase, quando la macchina va in funzione e comincia a comprimere i primi bricchetti, avremo un'ulteriore raccolta di liquidi refrigeranti. Quale liquido refrigerante? Una parte cade all'interno della macchina dove c'è una vasca di raccolta con una pompa, e un'altra parte cade all'esterno di questo serbatoio supplementare che noi abbiamo chiamato drenaggio, che anche lui scarica all'interno della vasca, e automaticamente la pompa che è incorporata nella macchina porta anche lei il liquido nel serbatoio di raccolta. That's really fantastic, I like it so much. Come vediamo, il serbatoio di raccolta a questo punto ha 3 tubi. Il tubo rosso è la prima acqua di raccolta,
il tubo bianco è la raccolta della macchina bricchettatrice e poi c'è un tubo verde che anche lui dotato di una pompa che viene a tenere il liquido sempre in circolo. Questa è una cosa importantissima perché il liquido, se rimane stagnante, incomincia a creare dei funghi, comincia a creare degli malodori e quindi non va assolutamente bene. E l'abbiamo inserita per tenere il liquido sempre in funzione. Oltre a questo abbiamo creato un bypass che consente di prelevare il liquido accumulato e riportarlo nelle macchine di produzione. Quindi nel caso basta chiudere questa leva e aprire l'altra, che viene prelevato automaticamente con la stessa pompa il liquido di pertinenza. And also this machine is really silent. It's under 68 decibels, so it's really quiet machine. Yeah? You can work on this machine really silent. That's really great. È chiaro che a seconda dei materiali che verranno trattati, se è alluminio, è ferro o fosse legno, polvere di caffè o qualche cosa venga fuori, l'impianto viene adattato al nuovo prodotto, quindi può darsi che ci saranno nuovi accorgimenti sullo scivolo, nuovi accorgimenti sul nastro trasportatore o anche degli accorgimenti sulla macchina bricchettatrice. E Macma è un'azienda molto elastica in questo senso, per cui, come piace a me dire, Macma è la classica azienda che fa il vestito su misura, quindi noi in base al cliente gli andiamo a creare ad hoc l'impianto per come gli serve. Certo. Okay guys, thank you so much for watching this video. And thank you to you, Silvio, that you have explained this machine, how it works. Follow us on our YouTube channel and leave a like, and see you on the next video.